termine minimo di conservazione è indicato come da consumarsi preferibilmente. C'è questa parola che fa la differenza e che ci permette, se lo conserviamo bene l'alimento, di consumarlo oltre, perché questa indicazione è possibile solo sugli alimenti che sono poco deperibili, cosiddetti, quindi prodotti secchi come i biscotti, la pasta, i legumi o i prodotti che hanno subito un processo spinto di sanitizzazione, quindi la pastorizzazione per esempio, quindi tutti i prodotti in scatola, perché con questi processi noi abbiamo eliminato tutta la componente dei microrganismi che altera il prodotto, quindi da un punto di vista della sicurezza è sicuro. Quindi possiamo consumarlo anche dopo. Al massimo cambia un po' il sapore, la croccantezza dell'alimento, oppure la consistenza, l'odore, perché queste caratteristiche possono cambiare, ma la sicurezza ce l'abbiamo. Invece la data di scadenza è quella che troviamo scritta come da consumarsi entro ed è sui prodotti cosiddetti altamente deperibili, cioè che da un punto di vista microbiologico si alterano e quindi deperiscono e possono diventare anche pericolosi per la salute. Quindi se troviamo la scritta da consumarsi entro, quell'alimento il giorno dopo non può più essere consumato. Bisogna prendersi il tempo, non fermarsi al prezzo, non fermarsi all'informazione che troviamo sul fronte della confezione e a tutte quelle informazioni che vogliono attirare la nostra attenzione, tipo senza olio di palma o OGM free e così via, perché sono di solito volontarie. Le 3-4 priorità sono la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, che ci aiuta a capire se quell'alimento, quanto lo possiamo tenere in casa e quando invece non possiamo più consumarlo. Poi l'elenco degli ingredienti e in genere se sono più di 5 è meglio diffidare dell'alimento perché vuol dire che è molto trasformato, ultraprocessato come noi diciamo, e gli ingredienti appunto ci danno un'idea del contenuto dell'alimento e del tipo di trasformazione, se il processo di trasformazione è molto spinto oppure no. Poi dopo possiamo avere all'interno dell'elenco degli ingredienti degli allergeni, che sono chiaramente delle sostanze che possono provocare malattie e quindi è importante riuscire a identificarle correttamente. Altro elemento importante, soprattutto se ci sono dei problemi di salute, è la lettura della cosiddetta tabella nutrizionale, perché ci viene indicata la quantità di grassi, di zuccheri semplici, di sodio, per cui se io devo fare una dieta a basso contenuto di sodio perché ho la pressione arteriosa alta, posso controllare il contenuto di sale all'interno degli alimenti che io acquisto e lo stesso vale per il diabete. E poi un elemento a cui di solito non poniamo attenzione sono le modalità di conservazione o di utilizzo dell'alimento. Quella cosa che c'è scritta del tipo una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni. Quella informazione è importante per la nostra sicurezza, oppure lavare prima dell'uso, perché ci aiuta appunto a attuare dei comportamenti sicuri.